Questa asimmetria non è styling, è struttura. Nella Giant Skirt di Kate il movimento nasce da un pannello progettato in sbiego che costruisce la linea della gonna. Partiamo dalle immagini del modello e ricostruiamo la struttura passo dopo passo. Importiamo ora le immagini della gonna. Creiamo un rettangolo di riferimento di 1 metro per 1 metro in scala reale. All'interno del rettangolo importiamo le immagini del capo. Impostiamo la lunghezza dell'immagine a 90 cm per controllare correttamente le proporzioni. Importiamo anche la vista laterale per leggere meglio il movimento del davanti. Richiamiamo ora la gonna base e posizioniamo il cartamodello al centro dell'area 2D. Eliminiamo gli elementi superflui. Lavoriamo sulla metà cartamodello come prima fase di trasformazione. Allunghiamo la gonna. Il modello arriva poco sopra la caviglia, una lunghezza midi. Portiamo la lunghezza a 90 cm. Selezioniamo i segmenti dell'orlo ed estendiamo i segmenti in direzione perpendicolare con lo strumento di stanzia perimetro. Eliminiamo i punti superflui e ripuliamo la linea dell'orlo. Passiamo ora al punto vita. Questa gonna ha un punto vita abbassato. Sottraiamo 5,5 cm dalla vita reale. Utilizziamo distanzia linea interna. Impostiamo 5,5 e ripetiamo sul lato opposto. Eliminiamo infine le parti superflue. La gonna mantiene anche una costruzione a tubo. Riduciamo quindi leggermente l'orlo. Togliamo 1,5 cm per quarto, partendo dal fianco. Inseriamo un punto sul davanti e poi sul dietro. Ricostruiamo la curva del fianco e verifichiamo l'equilibrio della linea. Nel davanti sul punto vita notiamo che la ripresa è molto piccola e dunque può essere redistribuita sui fianchi. Misuriamo la profondità pari ad 1 cm. Dunque distribuiamo mezzo centimetro sulla ripresa del fianco davanti e mezzo centimetro sul fianco dietro. Eliminiamo il vecchio punto del fianco e ricostruiamo la curva. Infine copiamo la curva sul lato opposto, così otteniamo una linea identica davanti e dietro. Eliminiamo la ripresa del davanti e ricostruiamo la curva della vita. Manteniamo il centro davanti ad angolo retto. Attiviamo le guide con lo strumento modifica punti curva per controllarne la perpendicolarità. Osserviamo l'immagine del dietro. La gonna ha una zip al centro. Possiamo dunque assorbire parte della ripresa posteriore in questo punto. Partendo dal centro dietro rientriamo 1 cm, addolciamo la curva della schiena con lo strumento modifica curva ed attiviamo le guide con il tasto V per definirla, simulando correttamente l'incavo della schiena. Restituiamo la misura alla ripresa dietro. Spostiamo il punto di mezzo centimetro per lato, selezioniamo il punto e tenendo premuto il tasto destro del mouse impostiamo il valore di 0,5 cm, verificando che non ci sia un valore nel campo della lunghezza, y. Verifichiamo che i due lati siano identici e correggiamo eventuali differenze, mantenendo la simmetria della ripresa. Torniamo al centro dietro ed inseriamo una tacca per la zip a 2 cm dalla linea del fianco. Verifichiamo il punto vita, pari a 40,57 cm per metà capo. La misura finale sarà dunque di 81 cm, inclusi 2 cm di agio. Passiamo alla costruzione del telino del dietro. Tracciamo una linea interna dal vertice della ripresa fino all'orlo, in perpendicolare. Utilizziamo lo strumento taglia a cuci per separare i due elementi e mantenere la cucitura. Inseriamo le tacche sui telini del dietro, in corrispondenza del vertice della ripresa, per mantenere il riferimento indispensabile alla fase di montaggio. Passiamo al davanti. Duplichiamo il cartamodello per lavorare sulla simmetria. Uniamo il centro davanti, eliminiamo guide inutili e rimuoviamo la modifica collegata. Manteniamo la linea nel centro davanti come riferimento per la costruzione dei pannelli. Inseriamo una tacca al punto vita, nel centro. Costruiamo la baschina superiore. Sul fianco sinistro scendiamo di 5 cm dal punto vita e sul lato destro scendiamo di 13 cm dalla linea del fianco. Tracciamo una linea interna e verifichiamo l'inclinazione con l'immagine di riferimento. Costruiamo il pannello inferiore. Dal fianco, sulla linea dell'orlo, rientriamo di 9,5 cm. Nel lato superiore spostiamoci dal centro davanti verso il fianco opposto di 8 cm. Tracciamo anche qui un segmento, una linea interna. Verifichiamo nuovamente l'inclinazione con l'immagine. Infine, costruiamo il secondo pannello.
Nel lato opposto della gonna, sull'orlo, dal fianco, rientriamo di 16 cm. Nel lato superiore, sul fianco opposto, scendiamo di 8 cm dalla linea del fianco. Questo è il pannello che lavorerà in sbiego. Dalle due linee interne si nota che l'incrocio dei pannelli non cade sul centro davanti, è spostato leggermente verso l'interno del ginocchio, come nell'immagine di riferimento. Ora che abbiamo realizzato il grafico di base e che abbiamo visualizzato le linee dei pannelli e della baschina, duplichiamo il davanti per realizzare le tre parti del cartamodello. Separiamo la parte superiore e la baschina ed inseriamo le tacche di riferimento. Duplichiamo anche la parte inferiore per ottenere i due pannelli frontali, eliminando le parti non necessarie. Osserviamo che il centro davanti risulta leggermente più lungo. Allunghiamo di 2-3 cm i vertici dell'orlo dei pannelli e prepariamo il raccordo dell'orlo con il dietro. Ruotiamo i pezzi dietro e simuliamo il montaggio del fianco. Selezionando il pezzo, premiamo il tasto destro e con la funzione ruota parallelo a allineiamo il davanti con i pezzi del dietro. Allineiamo i livelli dell'orlo e creiamo un raccordo naturale. Ripetiamo sul lato opposto. Non dimentichiamo di ripristinare il dritto filo originale. Passiamo ora alla progettazione del pannello superiore e delle pieghe in sbiego. Segniamo il punto d'incrocio dei pannelli come riferimento. Per aver chiari i passaggi e le variazioni che faremo, cloniamo come linea di riferenza il cartamodello, prima di procedere alle modifiche. La prima apertura parte vicino al centro davanti. Spostiamoci di 3,5 cm e segniamo il punto. La seconda apertura è più alta. Impostiamo 15 cm. Dall'immagine di riferimento osserviamo che il pannello superiore termina con un lato libero, verso il fianco dietro, che presenta nel vertice un angolo retto. Procediamo dunque nel costruire questo lato. Tracciamo una linea guida che interseca i punti del lato centrale del pannello. Blocchiamo la guida e trasciniamo il vertice superiore fino a raggiungere l'angolo di 90 gradi. Allunghiamo il lato libero portandolo a 12-13 cm. Apriamo poi il primo spicchio. Impostiamo l'apertura di 15 cm. Ed apriamo il secondo spicchio, impostando un'apertura di 12 cm. E ricostruiamo la curva del pannello. Manteniamo l'angolo superiore a 90 gradi e regoliamo la tensione della linea inferiore dandole un aspetto lineare, meno curvo, utilizzando le guide di controllo. Controlliamo che le due misure corrispondano. Passiamo all'impostazione delle cuciture. Verifichiamo sempre il posizionamento del dritto filo su tutti i pezzi e passiamo alla fase di simulazione. Apriamo quindi la finestra 3D e avviamo la simulazione. Attiviamo i punti di adattamento, iniziamo il posizionamento e controlliamo i livelli dei pannelli. Il pannello inferiore non deve entrare in collisione con quello superiore. Se necessario, arretrare leggermente il pannello inferiore. Passiamo al dietro e manteniamo coerenza con il davanti. Quando il posizionamento è corretto, disattiviamo i punti di adattamento e avviamo la simulazione. Aiutiamo manualmente il capo ad adattarsi al corpo. Attendiamo la stabilizzazione del tessuto, anche se non è ancora il tessuto definitivo. Per questo motivo le pieghe risultano più evidenti. Utilizziamo lo strumento attacca al corpo per stabilizzare temporaneamente la gonna in vita. Questo facilita la simulazione. Torniamo alla vista frontale ed assegniamo il tessuto definitivo. Apriamo le proprietà tessuto, selezioniamo tessuto in lana, utilizziamo il Melton Boiled 3. Questo tessuto ha una rigidità più coerente con il capo di riferimento. Lasciamo ora stabilizzare la simulazione. Per migliorare la qualità della simulazione, impostiamo la particle distance a 12 nelle proprietà di simulazione, dopo aver selezionato tutti i pezzi. In questo modo il comportamento del tessuto diventa più realistico e la gonna risponde meglio al modello di riferimento. Confrontiamo il modello con l'immagine di riferimento. Osserviamo il pannello esterno. Possiamo approfondire leggermente l'angolo anteriore. Prima di modificare, creiamo un clone di riferimento. Allunghiamo leggermente lo spicchio e manteniamo invece più tagliente il lato interno. Verifichiamo la modifica e, se necessario, allunghiamo ancora circa 1 cm. Controlliamo poi il risultato in rendering. Controlliamo la vista frontale, la vista laterale e la vista a 3/4. Il modello risponde correttamente alla struttura del capo di riferimento. La gonna può considerarsi ultimata nella sua costruzione principale.
Per completare il rendering, richiamiamo ora il corpetto preparato in precedenza. Posizioniamolo sull'avatar, attiviamo il livello 1 per portarlo sopra la gonna. Verifichiamo la lettura complessiva del completo e una volta verificata la posizione, riportiamo il pezzo al livello 0, ripristinando il comportamento corretto del materiale. Torniamo ora alla visualizzazione 2D. Procediamo con le operazioni finali. Inseriamo margini, orli e mostre interne. Selezioniamo tutti i pezzi e applichiamo i margini di cucitura. Verifichiamo che siano applicati correttamente, eliminando eventuali margini non necessari. Costruiamo anche l'orlo. Utilizzando lo strumento distanzia perimetro cartamodello, impostiamo 4 cm. Creiamo la linea interna di ripiego. Questa linea servirà per la costruzione dell'orlo in fase di simulazione. Dedichiamoci ora alle mostre e costruiamo la mostra davanti. Duplichiamo il pezzo interessato e tracciamo una linea interna a 5 cm dal punto vita. Tagliamo lungo la linea e posizioniamo la tacca del centro davanti. Eliminiamo le parti superflue. Ripetiamo la stessa operazione sul dietro. Il pezzo è simmetrico, quindi costruiamo una sola mostra da duplicare in fase finale. Tracciamo la linea interna a 5 cm e tagliamo lungo la linea. Raccordiamo la curva se necessario. Inseriamo anche qui le tacche di riferimento per facilitare il montaggio della mostra ed evitare rotazioni errate del pezzo. Duplichiamo infine le mostre per creare l'adesivo. Creiamo il nuovo materiale da assegnare ai pezzi duplicati ed impostiamolo. Applichiamo i margini finali. Possiamo applicarli singolarmente oppure su tutti i pezzi insieme e controlliamo l'orlo. Abbiamo infine la gonna ultimata. Questa è una struttura completa ed è solo una delle prime che analizzeremo.